Bene, ora che la nostra chitarra è correttamente accordata, possiamo cominciare a regolare il ponte, a controllare e regolare il truss rod. Ripeto, queste cose, ponte, truss rod, l'altezza dei pick up e quant'altro, si fa solo quando la chitarra è accordata correttamente, quando quindi le tensioni sono corrette. Benissimo, giunti a questo momento andiamo a regolare il truss rod della nostra chitarra, ed è una forse delle parti più importanti e più delicate. Il truss rod è una vite che parte dalla testa del nostro manico e giunge fino al tacco. A che cosa serve? Allora, naturalmente le corde hanno una tensione, poi dipende dalla cordatura e dalla scalatura, di circa 11 kg per corda, quindi possiamo benissimo renderci conto che qui abbiamo 66 kg che stanno tirando il manico verso di noi, e naturalmente sono contrapposte dalla tensione delle molle che stanno sul retro. Ebbene, il truss rod serve proprio per evitare che il manico cada in avanti come appunto un arco, che faccia una pancia in avanti così. Quindi praticamente c'è una vite che percorre tutto quanto l'interno del manico, che quando andiamo ad avvitarla, quindi quando andiamo a stringere la vite, andremo a contrapporsi a questa forza. Dunque, in soldoni, per capirci, il manico lo faremo tornare indietro, verso di noi, verso la nostra pancia. Mentre se andiamo ad allentare, quindi a svitare il truss rod, il manico tornerà in avanti, non perché lo spingiamo noi, ma semplicemente perché sono le corde che lo tirano. Quindi il truss rod è uno di quegli elementi fondamentali perché la chitarra suoni bene, perché mantenga la cordatura, ma soprattutto perché, magari evitando casi estremi, non si vada a deformare il manico. Dunque, la regola è quella di cercare di rendere il manico più dritto possibile, quindi non convesso né concavo, quindi non deve andare in avanti, non deve neanche andare indietro, perché naturalmente se è troppo indietro le corde non suoneranno perché sbatteranno contro i tasti. Se è troppo in avanti invece avremo praticamente troppa aria, ok? Troppo spazio tra le corde e la tastiera. Quindi deve essere praticamente dritto, leggermente, ma proprio si parla di decimi di millimetro, leggermente spostato in avanti. Perché? Perché quando andremo a suonare le corde devono essere libere di vibrare. Se è troppo preciso sentiremo praticamente il famoso, adesso qua non è neanche praticamente, è già settata quasi, sentiremo il famoso friggere, che poi lo potremo andare a regolare naturalmente agendo sull'action, ma quello lo vediamo dopo. Dunque, per regolare il truss rod dobbiamo munirci di un capotasto mobile. Potrebbe essere una cosa di questo genere, ma io preferisco usare una cosa così perché è più stabile ed è più preciso, e lo posizioniamo sul primo tasto. Ricordiamoci che questa operazione deve essere fatta con la chitarra accordata correttamente, qualsiasi sia la nostra accordatura. Ad un certo punto dovremmo semplicemente premere con un dito, io lavoro sulla sesta corda, ma dovrebbe essere indifferente, dovremmo premere il 19° tasto, diciamo 18° tasto, perché è il punto in cui il manico si attacca allo strumento. Naturalmente se sto usando una Les Paul o una SG o una PRS Custom 24, naturalmente il punto di attacco sarà diverso. Qui, tenendo conto che il manico, che il body arriva circa a questa altezza qui, se vediamo dall'immagine della Stratocaster il body arriva fino a qui, bene, siamo circa intorno al 19° tasto. Quindi vado a premere sul 19° tasto e controllo che nella parte centrale tra il settimo e l'ottavo, quindi circa qui il settimo, ottavo tasto, ci debba essere
un po' di aria. Quanta aria? Questo, ecco, dipende. Io nelle mie chitarre ho trovato praticamente la misura giusta di 0,25 mm. 0,25 mm sarebbero, per capirci, il classico plettro Fender, quello in nitrocellulosa. Quindi se io lo appoggio così dovrei riuscire ad infilarlo appena qui, così circa, tra il settimo e l'ottavo tasto. Naturalmente non è una cosa precisissima questa, naturalmente comunque va da sé che se non riesco ad infilarlo vuol dire che il manico è troppo indietro e quindi dovrò allentarlo. Se invece ci passo e c'è troppa aria vuol dire che il manico è troppo piegato in avanti e allora dovrò stringere la vita in modo da raddrizzarlo. Io qui nel mio studio preferisco usare uno spessimetro, questo un comunissimo spessimetro, ci sono vari spessori e vado alla ricerca, eccolo qua, dello 0,25 e faccio questa misura da qui. Per capirci ve lo faccio vedere meglio da questa inquadratura qui, quindi il capotasto si trova qui davanti che sta premendo sul primo tasto, tengo premuto sul 19° tasto circa e con lo spessimetro vado a verificare questo spessore qui. Lo spessore va misurato, quindi l'aria che c'è va misurata dalla parte superiore del tasto alla parte inferiore della corda, quindi non misurate l'aria che sta dal legno della tastiera alla corda, misurate proprio dal sopra del tasto al sotto della corda, naturalmente ripeto tenendo premuto circa sul 19°, 18°, 20° tasto. Bene, nel mio caso ho fatto i dovuti controlli e diciamo che il truss rod è praticamente perfetto. Potrei leggermente, ma si parla di poco, allentarlo e qui arriva il bello. Come faccio ad allentare il truss rod? Dunque, se ci troviamo di fronte ad una Stratocaster americana o messicana, ma comunque degli anni 90 e 2000, la regolazione viene fatta qui sulla testa. Praticamente qui troverete una vite, un buco con una vite. Servono degli strumenti appositi. Io per esempio utilizzo questi che sono quelli suoi di Fender. Perché ne ho due diversi? Perché questo qua sottile, per esempio, con la dimensione di 1/8 è per le chitarre americane, quindi made in USA. Questo che invece è più spesso ed è più grosso, quindi 3/16, questo invece è per le chitarre made in Mexico, quindi anche lì bisogna vedere un attimo che chitarra è e che tipo di brugola sostanzialmente accetta. Quindi praticamente dovrei andare da qua davanti, se ci fosse il buco, infilo questa dentro un paio di centimetri e posso girare. Da che parte devo girare? Ecco, torniamo al discorso di prima. Se giro in senso orario, quindi dobbiamo valutare se è antiorario o orario guardando frontalmente la chiave, ok? Quindi se la brugola si trova qui, io con la mia faccia, con il mio sguardo devo mettermi qui dalla parte della paletta e guardare la chitarra in questo senso. Bene, allora girerò da questa parte così, vorrà dire che andrò a tirare il manico. Nel mio caso magari voglio allentarlo un attimino, allora la stessa cosa, per allentarlo vado in senso antiorario dall'altra parte. Quanto devono essere queste regolazioni? Si va proprio di poco, ad 1/8 di giro. 1/8 di giro, se ci prendiamo un orologio, bene, le 3, le 6, le 9 e le 12 sono quarti, mentre gli ottavi sono esattamente la metà, quindi fate conto, per capirci, l'1,5, le 3, le 4,5, le 6, le 7,5, le 9, le 10,5, le 12. Quelli sono gli ottavi di giro, quindi si vanno a fare ottavi di giro. Faccio un ottavo di giro, poi riaccordo la chitarra, intanto passano quella decina di secondi che il manico si assesti e ricontrollo con lo spessimetro se il risultato è migliore.
Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robirocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo. Grazie. In questo caso, come potete vedere, la mia chitarra non presenta l'ingresso per il truss rod, perché questa è una chitarra di stampo vintage. Si trovano così anche le American Vintage, per capirci, quindi tutte quelle chitarre che si rifanno in qualche maniera agli anni 50 e 60. In questo caso il truss rod lo si trova esattamente qui davanti, sul tacco, ed è una delle cose molto scomode da regolare. C'è una vite a croce che deve essere regolata. Anche in questo caso qua si guarda sempre di fronte alla vite in senso orario, quindi di là si stringe, quindi il manico andrà giù, in senso antiorario, quindi di qua si allenterà la vite e il manico quindi tornerà su. Come faccio ad andare a regolare questa vite qua sotto? Questo è un bel problema. Molti dicono che bisogna smontare tutto il battipenna, aprire e andare a lavorare lì. In realtà la cosa non è proprio semplice, ma si può far prima, semplicemente andando ad allentare queste viti qui. Quindi queste le andiamo quasi a togliere, queste le allentiamo leggermente. In questo modo il manico cascherà fuori e avremo accesso alla vite. Naturalmente per far questo le corde devono essere smontate o addirittura allentate. Quindi allento un po' le corde. Bene, è più che sufficiente, giusto che non ci sia tensione, giusto che poi il manico possa muoversi agevolmente. Giriamo la chitarra e andiamo ad allentare queste viti qui. Allora, queste le allentiamo un po', mentre queste possiamo anche letteralmente sfilarle. Ottimo. Come potete vedere, queste qui sono state tolte, mentre queste altre due sono solamente sfilate. Le ho proprio svitate di qualche di mezzo centimetro. Facciamo anche un po' di più, lì così, ok? Quindi non devo per forza toglierle, ok? Mi basta semplicemente allentarle così. Questo permetterà al manico poi di muoversi. Ora, come potete vedere, il manico può muoversi di poco, mi basta semplicemente poter esporre la vite che sta qui. Da qui si vede meglio. Attualmente così è inaccessibile. Prendo questo, lo sposto un po' in giù ed ecco che risulta visibile. Naturalmente se faccio fatica a spostarlo devo allentare ancora di più le corde, perché sono queste che praticamente rompono le scatole, ma facendo un po' di forza ecco lì che si vede la vite fuoriesce. Devo andare a regolare quella lì. Nel mio caso devo andare ad allentarla, quindi dovrò girare in senso antiorario in modo da rendere il manico lievemente più con la pancia, ok? Perché? Perché dalla misura che avevo fatto la corda era un attimino troppo vicina al fret, ma stiamo parlando proprio di decimi di millimetro, chiaro? Quindi con un cacciavite, in questo caso a stella ovviamente, vado qui e giro in senso antiorario. L'ho mosso veramente di poco, ripeto, 1/8 di giro, è quasi impercettibile. Lasciamo qualche secondo che il manico si assesti, rimontiamo le corde, riaccordiamo tutto e ricontrolliamo nuovamente il truss rod. Se non va ancora bene bisogna ripetere questa procedura un'altra volta, quindi bisogna sempre andare a giri di ottavi.
quindi mi raccomando, non diamo troppi giri perché poi potremmo veramente creare danni irreparabili al manico e allo strumento. Queste sono operazioni che richiedono tempo, richiedono pazienza, richiedono precisione. Quindi riavvitiamo le viti, rimontiamo le corde, riaccordiamo tutto. Le parti finali degli avvitamenti fatele sempre manualmente, si ha maggiore precisione, e effettuate gli avvitamenti muovendovi in croce, quindi non fissiamo queste e poi queste, ma muoviamoci in croce. Come vedete non ho fissato completamente a zero, la piastra si muove ancora un po', punto appena e poi riparto e fisso meglio ancora. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, di nuovo a croce. 1 2 1 2 1 2 1 2. Perfetto, ricontrollo, le viti devono essere ben serrate perché questo è l'unico punto debole di una Stratocaster, è l'unico punto importante dove il manico si collega al body e vengono anche trasmesse tutte le vibrazioni quando suoniamo una corda. Per questo molti preferiscono ad esempio una Les Paul dove il manico è incollato invece che avvitato. Questa è stata una scelta per rendere le chitarre più economiche da parte di Fender. Bene, riaccordiamo e ovviamente ricontrolliamo. Di nuovo come prima, stretch e accordare, stretch e accordare. In questo caso noteremo subito che sarà meno invasivo lo stretch perché sono già state stirate prima le corde, però naturalmente è un'operazione da fare ogni sacrosanta volta. Per la cronaca, già che ci sono persone anche che fanno stretch anche qui, quindi praticamente fare una cosa non è sbagliato, perché voglio dire anche qui c'è tensione, anzi c'è una tensione diversa rispetto a qua, quindi non è sbagliato muovere le corde da qui. Sarebbe comunque opportuno in questo caso già collegare la tremolo bar in modo da andare a fare un po' di un movimento, ok? Quindi di nuovo come prima andiamo a chiudere sul primo, quindi faccio così e controllo da qua. Perfetto. Se per qualche motivo non andava bene dovevo ripetere l'operazione, rismontare le corde, ritogliere le vite, andare a allentare o fissare, dipende se devo stringere o allentare il truss rod, richiudere, rimontare, riaccordare, ricontrollare. Questa operazione va fatta ogni volta.